Quando ne parlo con qualcuno, molto spesso mi si dice «Donny, ho visto quell'intervista e per quanto Miura negasse, io ci vedo troppe coincidenze. Il nome sono uguale, entrambi sono stati dei mercenari e poi insomma quell'atto meccanico col quale ha continuato a combattere». E a quel punto solitamente rispondo Sì, questo perché quel bambino è stato quel bambino. Beh, i parallelismi ci sono, e anche abbastanza evidenti. Ma chi era Götz? Proviamo a scoprirlo insieme. Siamo in Europa nel 1480, nel castello di Jagsthausen, situato nella contea di Württemberg, nel cuore del vecchio ducato di Svevia, a cui faceva capitale Stoccarda. Da due esponenti della piccola nobiltà nasce Gottfried von Berlichingen, più avanti conosciuto semplicemente come Götz. Ho detto Götz e non Gaz. Götz è l'ultimo di 5 maschi. All'epoca era una scelta frequente inviare uno dei propri figli a vivere presso la corte di qualche parente nobile scapolo, o a volte anche presso dei monasteri, affinché quest'ultimo potesse ricevere un certo tipo di educazione. Così, a soli 11 anni, Götz viene mandato da un suo non meglio specificato parente, Götz von Nauerstein, il quale viveva a pochi chilometri a est di Jagsthausen, precisamente nella città di Niedernau. Tra l'altro, se siete nei pressi, potete visitare la famosa Götznaus, la casa dove Götz ha passato la sua infanzia, oggi completamente restaurata. Il ragazzo non mostrava grande passione per lo studio, era più incline alle cavalcate e alla lotta. Per questo motivo abbandona il suo tutore e si trasferisce da un altro parente, Konrad von Berlichingen. No, non c'entra nulla con quest'altro Konrad. Quest'uomo rivestiva l'importante carica di Hofmeister presso la corte di Federico I, margravio di Brandeburgo-Ansbach, posizione che gli era stata utile per ottenere agganci e conoscenze importanti in tutta la Franconia, di cui appunto il ducato di Svevia faceva parte. Götz resta qui per 3 anni facendoli da scudiero. Konrad, proprio per il ruolo che rivestiva, doveva prendere parte alla famosa Dieta di Worms, svoltasi nel 1495, un evento nel quale furono messe le basi per le riforme imperiali del Sacro Romano Impero. Così si mette in viaggio a cavallo percorrendo 200 km, seguito da un non ancora quindicenne Götz, per raggiungere appunto la città di Worms. Questo fu un evento, come possiamo leggere dalla sua autobiografia, che riempì di entusiasmo il giovane Götz, perché gli diede la possibilità di uscire per la prima volta dai territori natali, e poi perché, diciamoci la verità, non era un tipo che amava la vita tranquilla. C'è da dire che questo evento si somma ad altri, più piccoli ma non meno importanti, a cui Konrad, in veste di Hofmeister, ha dovuto partecipare sempre accompagnato dal suo fido scudiero Götz. Queste esperienze sono fondamentali, perché è qui che il giovane ragazzo, rapportandosi con altri nobili, ha preso dimestichezza con la materia più importante, ovvero la politica. In una di queste spedizioni, precisamente quella di Lindau, Konrad muore improvvisamente. Sarà il suo stesso scudiero a portarne la salma a cavallo fino al monastero di Schuntal, luogo di sepoltura della casata Berlichingen. Dopo questo evento, siamo nel 1497, il 17enne Götz viene promosso a scudiero dello stesso Federico I e sul giovane si riversano grandi aspettative. L'anno successivo, il magrario Federico I doveva inviare un contingente di uomini nell'Alta Borgogna per combattere al servizio del Sacro Imperatore Massimiliano I. Götz coglie la palla al balzo, chiedendo di unirsi alla spedizione. Egli non prenderà parte solo a questo conflitto, ma anche in quella del Ducato di Lorena, di Brabante, e nel 1499 parteciperà anche alla guerra sveva. Il carattere di Götz non era certamente dei più calmi, era un tipo particolarmente attaccato all'etica cavalleresca, al quale saltava subito la mosca al naso. Pensate che durante una cena, alzandosi da tavola, urtò uno scudiero polacco vicino a lui scompigliandogli i capelli. Quest'ultimo cercò di attaccar briga e Götz finì per ferirlo al cranio con uno dei 2 coltelli che portava sempre con lui. Beh, insomma, è un personaggio abbastanza incazzoso ma anche molto interessante. Non staremo qui a raccontare ovviamente tutta la storia, vi lascio in descrizione questo libro
che ce l'ho anch'io, che è molto interessante e utile se volete approfondire l'argomento. Però adesso veniamo al succo, alla ciccia, il braccio meccanico. Dopo tutte queste guerre, dopo aver servito nell'ultimo grande conflitto tra l'antica confederazione svizzera e la casa d'Asburgo, nell'anno 1500 Götz abbandona la corte di Federico I e raduna attorno a sé una compagnia di soldati con i quali inizia ad operare come mercenario, offrendo i propri servigi a vari duchi e baroni. Fu così che venne ingaggiato da Alberto IV duca di Baviera per prendere parte alla guerra di successione di Landshut, che si svolse nel giugno del 504. Ed è proprio durante questo scontro che Götz fu colpito da una palla di cannone, precisamente da un serpente di campo. Un simpatico gingillo che sparava proiettili dal calibro di circa 13 cm, palle insomma relativamente piccole, non era certo un cannone d'assedio, ma sufficienti per far saltare teste e arti alle linee nemiche. Secondo la ricostruzione, il proiettile colpì precisamente l'elsa della spada impugnata da Götz, la quale spezzandosi si conficcò nella mano del soldato. Per evitare il pericolo di cancrena, considerando che la mano gli era rimasta attaccata al braccio da un lembo di pelle, optarono per una più saggia amputazione. Questa operazione chirurgica comunque, a causa della scarsa igiene di una tenda improvvisata sul posto allestita come ospedale da campo, della poca professionalità di uno scudiero che si era improvvisato chirurgo, considerando pure che ci troviamo nel 504, ebbe le sue complicazioni, costringendo Götz sul letto di malattia per quasi un intero anno. Durante questa sua convalescenza, come riportato nella sua autobiografia, ricordando un vecchio commilitone a cui era stata sostituita parte della sua mano con delle protesi fatte da un fabbro, pensò bene di far realizzare qualcosa di simile e di più macchinoso anche per lui. Ciò che a Götz serviva non era esclusivamente una protesi estetica che nascondesse la menomazione, bensì qualcosa di più funzionale che gli permettesse di ritornare ad impugnare la spada. La prima protesi fu realizzata nel 1510, la seconda è quella più conosciuta che gli valse il soprannome di Götz Mano di Ferro, anche se non è proprio questo ciò che lo renderà famoso, ma la famosa frase "Lick my Harse", letteralmente leccami il culo. Una frase che in realtà, pur non essendo così raffinata, è un'espressione colloquiale diffusa nei dialetti della Germania centrale, che il nostro delicatissimo soldato urlò all'ufficiale giudiziario di Magonza al castello di Krautheim. Per la miseria, non passerò certo alla storia per questo. Beh, in realtà sì. Goethe la fece diventare un monumento letterario nel terzo atto della sua commedia, Götz von Berlichingen. In ambo le versioni c'era un sistema molto ingegneristico. Possedevano un meccanismo a cricchetto interno, dove premendo il pulsante scattavano una serie di molle in grado di piegare le articolazioni delle dita. 3 articolazioni per indice, medio, anulare e mignolo, 2 articolazioni per il pollice. Anche il polso poteva essere piegato per lo stesso principio e persino ruotato sul bracciale. La protesi di Götz, assieme a quella di Balbronn, probabilmente realizzate dalla stessa persona, si contraddistinguono proprio per la loro complessità. Ed è proprio qui che vi volevo, perché non tutti forse sanno cosa sia la mano di Balbronn. È una protesi dell'avambraccio sinistro del XVI secolo, scoperta insieme a ossa umane durante i lavori di restauro della chiesa di Balbronn. Il parallelismo con Guts e Götz è sicuramente una cosa che lascia perplessi, ma se guardassimo bene il braccio di Guts e subito dopo la meno mainstream mano di Balbronn, diciamo che le idee le avremmo ancora più confuse, perché, diciamoci la verità, è innegabile la somiglianza. Beh, amici miei, io non posso che ringraziarvi per aver visto fino alla fine questo video di questa nuova rubrica. Se avete qualche personaggio storico da proporre, fatelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, Instagram, Twitter, Facebook, canale e gruppo Telegram. Come sempre, non mi resta che salutarvi e amici miei, buona vita a tutti.